Nelle puntate precedenti siamo stati a Lucca, una città unica. Ci ha accompagnato Antonella, una guida fantastica, e abbiamo esplorato la città. Adesso andiamo nella città rivale, Pisa. Buongiorno, come state? Allora, oggi siamo a Pisa, sempre in Toscana, e in realtà è un po' tardi perché è quasi l'una, quindi in realtà vorrei andare a mangiare. Quindi adesso usciamo dall'hotel, facciamo una passeggiata per il centro, perché io sono vicino alla stazione, per poi arrivare ad un hotel che ho scelto, anche perché alle 15:15, se non sbaglio, ho una visita alla Torre di Pisa e ho deciso di salire sulla Torre di Pisa. E il motivo per cui ho deciso di fare questo, ve lo spiego durante il vlog, perché è una storia interessante. Quindi adesso usciamo e andiamo a scoprire Pisa. Prima di iniziare con il tour della città, voglio ricordarvi che ho una nuova newsletter. Quindi se state imparando l'italiano e volete ricevere ogni domenica contenuti interessanti per studiare, cliccate sul link nella descrizione. Eccoci al murale Tutto Mondo, realizzato dall'artista Keith Haring nel 1989 sulla parete esterna della chiesa di Sant'Antonio Abate. Si tratta dell'ultima opera pubblica dell'artista statunitense prima della sua morte e anche l'unica pensata ad essere permanente. Pensate anche che la realizzazione di questo murale è avvenuta praticamente per caso. Infatti uno studente pisano chiamato Pier Giorgio Castellani stava trascorrendo alcuni giorni a New York, a Manhattan, ed è lì che ha incontrato Keith Haring. Sono diventati amici e gli ha chiesto appunto di trascorrere alcuni giorni proprio a Pisa, ed è qui, quando che Keith Haring si trovava a Pisa, ha deciso di realizzare questo bellissimo murale. Questo è un simbolo molto importante che simboleggia la pace nel mondo e sicuramente ne abbiamo molto bisogno in questo momento. Pensate che è stato realizzato nel giugno dell'89 ed è stato realizzato in soli 4 giorni. Il murale rappresenta 30 figure dinamiche e vive, tutte incastrate tra di loro, per simboleggiare la pace e l'armonia nel mondo. Quello che volevo raccontarvi è che io in realtà sono già stato a Pisa quando ero piccolo, adesso non mi ricordo l'età esatta, però probabilmente avevo 7 anni, credo 6 o 7 anni, e praticamente è successo che quando ero a Pisa io non sono potuto salire sulla Torre di Pisa perché bisognava avere almeno 8-10 anni, adesso non mi ricordo i dettagli, e io ero molto triste perché ovviamente volevo assolutamente salirci, quindi per questo motivo ho deciso adesso di prenotare dei biglietti per salire sulla Torre di Pisa, per avere una piccola rivincita sullo Stefano Piccolo che non è riuscito a salire ed era molto triste. Ok, allora adesso andiamo a mangiare, dato che praticamente è l'1:30, e quindi ne approfitto per mangiare adesso e per poi continuare a girare la città. Ho trovato un'osteria abbastanza carina, lo sapete che mi piace mangiare cibo tipico e tradizionale, perciò andiamo in questa osteria che si chiama Osteria I Santi e vediamo com'è. Ho iniziato il pranzo mangiando delle bruschette ai funghi, fegato, lardo, pomodorini e uova e zucchine. Tra l'altro il pane in Toscana è senza sale, non si sa bene perché, ma vi lascio un articolo in descrizione che parla di questa storia. Poi ho preso le tagliatelle al ragù bianco di mucca pisana. Era un po' grasso, ma molto saporito. Le tagliatelle erano enormi, infatti secondo me erano pappardelle, che sono più larghe. Adesso andiamo in Piazza dei Cavalieri. Ed
eccoci arrivati in Piazza dei Cavalieri, dove troviamo la Normale, un'università molto importante in Italia. Pensate che la Normale è stata fondata nel lontano 1810 per volontà di Napoleone, che voleva creare una succursale dell'École Normale Supérieure di Parigi. In origine però la Normale non si trovava dove si trova adesso, infatti poi nel 1843 la sede ufficiale della Normale divenne appunto questa che vedete alle mie spalle. Ma perché si chiama Normale? Beh, il nome è molto interessante, infatti si chiama così perché deve impartire le norme. Norme in italiano significa anche regole, quindi l'idea è quella di educare i cittadini o comunque gli studenti della Normale a obbedire alle regole, alle leggi dell'imperatore. Alla Normale ci sono diversi corsi e si studiano la letteratura e filosofia, le scienze e anche le scienze politico-sociali nella sede a Firenze. Pensate che la Normale di Pisa ha formato tra le più grandi menti qui in Italia, infatti ha formato anche 3 premi Nobel come Enrico Fermi e Carlo Rubbia, 2 importantissimi fisici italiani, e Giosuè Carducci, che ha vinto il premio Nobel per la letteratura. E adesso andiamo nella piazza più iconica d'Italia, Piazza dei Miracoli, con la Torre di Pisa. Ho avuto la pessima idea di salire sulla Torre di Pisa e devo dire, non è stato facile. Comunque si sente un sacco che storta, ma tipo tanto. Perché mentre giri intorno vai o da questa parte come adesso o dall'altra. Quindi sì, oddio, si sente molto. La vista è anche molto bella, ma la salita, sono 251 scalini, però non lo so, forse perché ho appena mangiato, o perché fa caldo, o forse perché la torre è pendente, ma mi sono proprio ucciso, sono stanchissimo, però dai, bello. Adesso entriamo nella cattedrale di Santa Maria Assunta, bellissima. Diciamo che mi sento abbastanza fortunato perché essendo un venerdì di marzo non ci sono tante persone in Piazza dei Miracoli, perché di solito questa piazza è pienissima, però comunque è un posto davvero magnifico che uno assolutamente non si aspetta, e anche se siamo abituati a vedere questa torre sempre in praticamente tutte le foto dell'Italia, vederla dal vivo fa tutto un altro effetto. Per finire sono andato in questo piccolo negozio per comprare alcune cose tipiche e adesso torniamo in hotel e ve le mostro, dopo una breve merenda con un buon espresso. E adesso torniamo in hotel, sono stanco, è stato un giro molto lungo, in poco tempo poi. Prima di salutarvi voglio farvi vedere quello che ho comprato nel negozietto che vi ho mostrato prima. Ho comprato questo ragù di lepre che in realtà non ho mai assaggiato, però qui è molto comune, ma in generale in tutta la Toscana, per esempio il ragù di cinghiale, il ragù di lepre. In Italia la chiamiamo la selvaggina, quindi questi animali selvatici. E voglio provarlo, perché ovviamente non si trova la lepre nei supermercati normali, quindi non si può, è difficile fare il ragù di lepre. E poi ovviamente ho preso una bottiglia di vino, ho preso questo Chianti superiore,
E tra l'altro è anche un vino biologico, quindi l'uva con cui è stato fatto è un'uva biologica. Sono curioso di assaggiarlo. Comunque io ogni volta che vado in qualche parte in Italia devo sempre comprare il vino per portarlo a casa e mi piace prendere sempre il vino molto locale. Infatti questo è un vino fatto proprio qui nei pressi di Pisa. Va benissimo, è stato davvero un bel giro. Alla fine io, se venite a Pisa, vi consiglio di venirci solo per un giorno, perché onestamente in un giorno la girate tutta. Come si dice in italiano, la girate in lungo e in largo. E alla fine il giro che avete visto oggi è un giro più o meno di 4 ore e mezza, 5 ore. Poi considerate che io mi fermo molto spesso per fare i video, per parlare, quindi secondo me se venite a Pisa per un giorno riuscite a vederla tutta, magari anche andare in qualche museo. Però come sempre spero che il video di oggi vi sia piaciuto e se volete supportare il mio canale sapete cosa fare, lasciare un bel mi piace e ovviamente se non volete perdere tutti i video futuri potete iscrivervi al canale. Vi ricordo anche della newsletter a cui potete iscrivervi per ricevere tutti i contenuti che pubblico e anche alcuni contenuti extra che possono aiutarvi a imparare l'italiano. E come sempre noi ci vediamo in un prossimo video in un'altra città italiana, ma anche tutti i video di grammatica, vocabolario che pubblico sempre sul mio canale. E allora un abbraccio dall'Italia, anzi da Pisa. Ciao! Nella prossima puntata. Presto su Teacher Stefano.